Bubble Bubble è stato un grande successo tra i coin-op arcade degli anni '80. Uscirono varie versioni anche per console, ma fu alcuni anni dopo che le bolle da scoppiare diventarono iconiche. Oggi, specie su mobile, è impossibile non imbattersi in cloni in cui occorre accatastare 3 bolle dello stesso colore per farle scoppiare, ma Puzzle Bubble è stato l'originale. Su Switch in questi giorni è uscito Puzzle Bubble Every Bubble, nuovo episodio che riprende le meccaniche storiche ma aggiunge alcune novità rilevanti. Prima di continuare, se vi piacciono i nostri video, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. Come suggerisce anche il nome, Puzzle Bubble Every Bubble è un puzzle game. Nella parte bassa dello schermo abbiamo uno dei draghetti protagonisti pronto a lanciare le bolle che tiene in mano. Dovrete muovere un cursore e mirare alle varie bolle presenti nella parte superiore. Tirarne una vicina ad altre 2 o più dello stesso colore le farà scoppiare tutte, offrendoci punti e ripulendo parzialmente la schermata. Andare oltre con la spiegazione sarebbe superfluo, vista la popolarità delle meccaniche. È utile sottolineare che i meccanismi che regolano il gioco sono immediati ed estremamente comprensibili. Questa facilità di lettura, anche da parte del giocatore occasionale, è sempre presente, qualsiasi sia la modalità di gioco scelta nel valido pacchetto proposto. Puzzle Bubble Every Bubble vi farà sparare bolle come un tempo, ma ha pensato di rendere più organizzati i propri contenuti. Dal menu iniziale potrete infatti scegliere di giocare la storia, la modalità Versus e un'originale variante che incrocia Puzzle Bubble con lo storico Space Invaders. Andando con ordine, partiamo dalla modalità storia. Capirete presto che chiamarla storia sia un po' esagerato, ma ammetto che la modalità si dimostra estremamente piacevole. Al di là della buffa trama portata avanti da saltuari dialoghi tra i protagonisti, tra l'altro tradotti piacevolmente in italiano, avremo una serie di livelli da superare per passare al mondo successivo. Ogni mondo ha regole differenti e aggiunge ulteriori variabili ai livelli, da ostacoli indistruttibili a bonus aggiuntivi fino a diversi sistemi di game over. I 15 livelli di ogni mondo hanno poi obiettivi relativi a 3 stelle da ottenere, chiedendovi di completare un livello entro un limite di tempo prefissato. Se riuscirete a ottenere 3 stelle in tutti e 15 i livelli, si sbloccheranno poi altri 10 livelli esperto che già nel primo mondo sapranno come mettervi alla prova. L'inizio è molto blando e i primi livelli andranno via in un batter d'occhio, ma procedendo scoprirete che non solo prendere le 3 stelle sarà molto difficile, ma inizierete a imbattervi nei primi game over. Nessun problema comunque, il gioco permette di riprovare quante volte si vuole, oltre ad offrire una modalità assistita utile per superare il livello, con l'unico limite di farvi ottenere solo una stella. Se vorrete le altre dovrete semplicemente riprovare e darvi da fare. Inoltre, completato il primo mondo, vedrete comparire una torre al centro della mappa che vi permetterà di affrontare un livello infinito basato sul punteggio. Raggiungendo un certo punteggio sbloccherete ulteriori difficoltà, ma al contempo potrete anche inviare il vostro punteggio online per scalare la classifica dei giocatori migliori al mondo. C'è ancora una cosa molto importante da dire sulla storia, ossia che potrete giocarla in solitario, ma anche insieme ad altri giocatori, fino ad un massimo complessivo di 4 contemporaneamente. Questa aggiunta rende il nuovo Puzzle Bubble Every Bubble un ottimo party game che permette di cooperare per superare i livelli più complessi, ma allo stesso tempo crea quella sana confusione che fa sempre ridere. Essere in 4 a sparare bolle nello stesso stage può infatti portare a spararle tutti nello stesso punto, andando a complicare situazioni già precarie. Se però non avete amici per casa quando giocate e volete lo stesso provare questo caos, potete assoldare la CPU. Non è certo la stessa cosa, ma potrete iniziare a farvi un'idea. Il multigiocatore ha sempre fatto parte di Puzzle Bubble con la sua modalità Versus e anche in questo caso non poteva mancare. Potremo giocare 1 contro 1 o anche a squadre di 2 contro 2. Nel primo caso avremo gli stessi match di quando si avviava Bust a Move 2 sulla prima PlayStation, mentre giocando in squadra si ottengono le stesse meccaniche di aiuto-ostacolo viste nella storia, con l'aggiunta extra del sabotaggio da parte degli avversari. Anche in questo caso potrete giocare da soli, riempiendo gli slot vuoti con la CPU a diversi livelli di abilità, ma non ci sarà una sequenza di avversari da sconfiggere. Potrete comunque avviare partite su partite e alzare il livello di difficoltà degli avversari tra i 3 a disposizione. Ci si arrangia insomma, ma è comunque un gran bel giocare. Se invece volete puntare alla grande rete, potrete cercare sfidanti da tutto il mondo. I server non sono ancora pieni di giocatori e quelli presenti sono spesso super impallinati, in grado di sconfiggere un giocatore medio in brevissimo tempo, però c'è anche questa possibilità.
La modalità Puzzle Bubble vs Space Invaders festeggia i 45 anni dello shoot'em up di Taito. Crea insomma la stessa schermata del classico arcade, inserendo però gli alieni all'interno di bolle colorate e sostituendo la navicella del giocatore con un draghetto. Lo scopo è anche stavolta quello di evitare la discesa degli alieni nella zona del giocatore, ma per distruggerli dovrete creare combo di bolle. Potrete sparare solo in verticale, ma il vostro personaggio potrà muoversi da sinistra a destra. Gli alieni potranno anche spararvi contro, ma invece di essere immediatamente distrutti rimarrete storditi, perdendo comunque tempo prezioso. Anche questa modalità è giocabile in multigiocatore fino a 4 giocatori, permettendo di cooperare ma anche di competere tramite il punteggio. Questa aggiunta non cambia la qualità del gioco e non aggiunge nulla di imperdibile, ma è comunque una variazione gradita che amplia le possibilità di questo già notevole puzzle game. Se sul lato tecnico non si può dire granché, se non che la sua semplicità permette di giocare in modo ottimale, sul lato artistico è bello notare il riguardo verso i vecchi giocatori. Il design di bolle, nemici e ambienti sarà familiare ai veterani, ma anche piacevole per i nuovi arrivati. I colori sgargianti e l'aria che si respira sono ottimi modi per mettere a proprio agio il giocatore, aprendosi a qualsiasi tipologia di pubblico. Anche la parte audio è estremamente piacevole, con urletti e musiche molto giapponesi, ma perfetti per il contesto. Tutti i testi sono tradotti in italiano. Puzzle Bubble Every Bubble è un puzzle game adatto a tutti. Mette alla prova i vecchi giocatori con sfide molto intense, ma le rende accessibili anche ai nuovi arrivati che non vogliono essere messi troppo sotto pressione. Le modalità presenti raccolgono tutte le dinamiche della serie, dai livelli da risolvere scoppiando bolle fino alle sfide dirette contro avversari. Inoltre, qualsiasi sia il modo in cui volete giocare, permette sempre di vivere l'esperienza con amici, senza però compromettere il divertimento di chi ama giocare da solo. A meno che non abbiate un'avversione verso questo genere di giochi, il motivo principale per desistere dall'acquisto sta tutto nel prezzo di vendita. 40 euro non sono pochi e al giorno d'oggi a quel prezzo si portano a casa anche 2 giochi indie molto validi. Potreste aspettare qualche saldo, ma vista la qualità di questa uscita, anche il prezzo pieno può essere giustificato.